Ok, abbiamo iniziato a registrare. Ciao Monica, siamo qui con Davide, Ciao. che non è visibile nell'immagine, avrebbe comunque censurato l'immagine per problemi di connessione. Assicuratevi sempre di avere un'ottima connessione il giorno della vostra sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi si presenta sotto forma dello scarafaggio di Kafka della Metamorfosi Mhm. ed è lui dentro un labirinto, come se fosse in un certo senso imprigionato in questo labirinto che è un po' sociale, un po' burocratico, un po' familiare, insomma, istituzioni varie dove lui sente un senso di avversione verso queste istituzioni, ma allo stesso tempo è come se le istituzioni stesse lo ripudiassero, no? Lo considerano ripugnante come uno scarafaggio. Ti dà l'autorizzazione? Sì, vedo che prova a salire lungo le pareti del labirinto. Sì, sì. Vibrazione di Davide, sua prima sessione. Circa 6 miliardi. Consapevolezza. 139. Anima. 38. Vite. 2018. Capacità medianiche. Percentuali di cervello. 7,8. Suscettibilità ipnotica. Tra i 30 e i 35. Progetto Monica di Davide. Mi è proprio venuta, cioè adesso tipo la sento in testa, no? La canzone di Giovanotti, Mamma guarda come mi diverto. Perché? È come se una parte di Davide fosse consapevole del gioco che sta effettuando. E vedo che l'interlocutrice in questo momento è la madre, che lui ama molto, che vuole proteggere, che è il punto di riferimento, che lui sa che è una delle sue scelte fondamentali, no? Che lui ha Mhm. scelto sua madre. Chiamiamola. La vedo un po' incatenata, sinceramente, con una catena che le prende entrambe le gambe. E vedo che prova a svincolarsi, perché se l'hai chiamata fuori dal cinema lei ha le catene, poi entrando nel cinema riesce a liberarsi dalle catene, entra nel cinema senza catene e si siede, però onestamente un po' sul fondo. E il marito di lei? Padre di Davide. È fuori che si dispera perché è come se si sentisse a questo punto senza potere. Non entra. No, vedo proprio che si tira i capelli fuori. Perché non entra? Come se non ci fosse compatibilità energetica fra lui e il cinema. Sorelle. Se non ho capito male, due. Ma vabbè, sorelle, vediamo. Davide, siccome non ti vedo, se vuoi comunicarmi qualcosa di molto sporadico, puoi scriverlo nella chat e io lo leggo. Solo io, non sarà visibile nella registrazione. Tu, Allora, sì. sai che cosa? Che una la vedo che guarda un pochino più dritto, diretto, in direzione dello schermo,
L'altra invece è un po' più vaga. Vedo che si guarda un po' in giro, guarda in basso, abbassa gli occhi. Vengono Sì, sì, entrambe. rispettivi mariti o compagni. Dunque, quella che ha lo sguardo vagante, non lo vedo il suo compagno, vedo il compagno dell'altra. Va bene, già che ci siamo con il cinema, la compagna, la figlia e l'ex marito della compagna, tutte e tre. La figlia è tipo venuta anche con un libro di scuola. È certamente la compagna, vicino ovviamente alla propria figlia. E l'ex è come se avesse in mano, anche lui lo vedo per esempio fuori, con in mano un grosso volume di legge, come se lui potesse dimostrare che tutto quello che fa è tutelato ed è studiato e quindi nessuno lo può contraddire. Ma viene, No. no. Cioè è fuori che come se aspettasse l'uscita poi, è come la sensazione che mi dà è che aspetta che la sessione sia finita e vedere le persone come ne usciranno. Va bene, entità eteriche di Davide. E quando vedi quelle che sono responsabili di tutti i problemi avuti in questi giorni, tecnologici, me lo segnali, Monica, se vuoi. Allora, la prima è un insettoide, tipo come se fosse una sorta di forbicetta. Mm. Questa idea della pinza, chiamiamola così, me la dà anche il granchio con le sue chele. Mhm. Direi nel secondo universo. E Quindi è una poi, o sono due? È un che granchio. cosa? Un Ok. granchio e poi la forbicetta come insettoide. Ok. È presente quell'insetto? Sì, 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 no? che sta in mezzo alle foglie piccole delle piante, Mm. di solito. Mm. E poi c'è proprio un caprone con dietro la stella rovesciata a 5 punte, mm, collegata a Satana nel secondo universo. Mhm. E questo, per esempio, vedo che attraverso Satana ha creato diversi tipi di interferenze mh, varie, sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista di piccoli accidenti, diciamo così. Mhm. Non so se sono avvenute alcune cose anche in cucina, perché continua a venire la cucina. Ehm, Poi c'è anche un tipo cobra e un anfibioide che è rappresentato da una sorta di sirena coi capelli azzurri. La sirenetta. Ah no, le aveva rossi. Mm. No, ce li ha azzurri. Poi? E 3DL. Davide mi scrive la conchiglia Orgone appena rotto in cucina. Mm. Per la cucina. Mm. Mentali. Beh, insomma, Davide non si è fatto mancare niente. Mm. Allora, sono tre. Block notice di livello direi 4/5. Poi c'è surgery, Mhm. chirurgia in pratica, di livello sul 3/4. E poi c'è enfant terrible Mhm. 5/6.
Block Dunque, notice. sì, block notice, poi la traduzione è proprio blocco nota, no? Che è il taccuino. E vedo che è come se confermasse l'idea del blocco, quindi rappresentato già dal block notice, scrivendolo su questo taccuino e scrive: sono bloccato, mi bloccano. Tante volte lo ripete. Questa sensazione di vissuto che lui ha negli ultimi anni, direi, che è quello proprio di essere, sì, per certi versi intrappolato nel labirinto, come abbiamo visto prima, e di essere comunque bloccato, diciamo così, nelle sue capacità anche più profonde. Nelle sue giornate quotidiane, ecco, c'è sempre qualcosa che va storto, non riesce a dormire bene, eccetera, eccetera. Comunque continuamente bloccato su diversi fronti. Surgery. Chirurgia fa riferimento a alcuni interventi chirurgici che hanno contribuito, diciamo così, ai suoi blocchi essenziali in questa, a mantenere, diciamo così, questo stato così di blocco, di difficoltà, quindi da un punto di vista anche fisico. E enfant terrible. Qua io vedo che in parte per il fatto che le sorelle ci hanno tenuto, no, a bollarlo un po' così, come ribelle, come inaffidabile, eccetera. Ma un po' è anche proprio la sua tendenza ad essere controcorrente in tutti gli ambiti, e a contrastare spesso quella che è la visione della maggioranza. Quindi lui è sempre fuori dal coro. E lo porta quindi ad essere a volte anche proprio un po' visto come un problema, come un ostacolo per alcune persone, no? Come una gatta da pelare. Mm-mm. Impianti. Allora, su questo appunto siamo concordi, vedo proprio queste fasce che lo bendano dalla cima della testa per tutto il viso fino anche alla gola, ehm, che funge anche da impianto mentale. Mm? Poi vedo gola, testicoli, denti, basta. Va bene, situazione un po' complicata. Iniziamo dalla pancreatite, 17 anni. Causa esoterica. È proprio questa sua entità di enfant terrible, quindi che da un lato è estremamente positiva, perché non si conforma alla massa, però dall'altro va a creare una situazione in cui lui prende molto di pancia le cose, per cui alla fine si va a inimicare chi sta dall'altra parte. Non riesce a condurre, poi specialmente aveva 17 anni, quindi era anche molto giovane, a condurre in maniera saggia e scaltra la situazione, ma finisce per andare dalla parte del torto, pur essendo partito da un buon principio che è quello della difesa di diritti, della giustizia, dell'equilibrio. Però non sa sfruttare l'occasione in maniera giusta e quindi finisce per essere etichettato così come enfant terrible. Quindi tu hai violato le norme e pertanto, come gli è successo nella sua attività sportiva, è stato squalificato. E mi dà proprio questo, che lui non ha digerito minimamente questa squalifica e questa non digestione si è proprio somatizzata in questa forte sofferenza al pancreas. A 39 anni, altre vicende ospedaliere complicate, rischia di perdere la vita.
vista. Sì, e qui è per esempio Surgery, questa sua entità mentale che lo porta per rimanere bloccato e ostacolato nella sua vita ad avere appunto queste disavventure che stanno intorno alla chirurgia, alla medicina, a degli interventi comunque ospedalieri. Lui tende molto a fare, diciamo così, l'outsider che la paga caro. Paga caro questo suo essere outsider. Ok, Monica ha rischiato di essere praticamente cieco per un anno. Non vuole vedere cosa? Non vuole vedere. Sì, infatti ha anche queste bende, no? Tutte quante intorno alla testa, inclusi ovviamente gli occhi. Cosa non vuole vedere? Allora, in primis è come se non volesse vedere eh, il gioco in cui si è infilato. Mm? È come se lui non volesse vedere che si è proprio infilato in questo ruolo di, da un lato, diciamo così, giustiziere, mm? Però appunto è un giustiziere, non so come dirti, ghettizzato, un giustiziere che è penalizzato. Non è il giustiziere che per dire no risulta figo, risulta vincente, Mm. ma è quel giustiziere che per portare avanti questi validi principi deve subirne di ogni. Mhm. E questo è proprio l'emblema di questo enfant terrible. Mm? E Davide ci ha parlato di diversi viaggi. C'è un viaggio importante nella sua vita? Vabbè, intanto il viaggio più importante è la sua vita. Mhm. Sì, quel viaggio che ha fatto in Svizzera è stato importante. Lì però è come se si fosse tipo connesso, lui ha questa cosa qui, no, di connettersi alle ingiustizie, però in maniera purtroppo da rimanere invischiato dalle ingiustizie stesse. E quindi è quello che è successo un po' in Svizzera. È come se lui avesse calamitato su di sé una serie di ingiustizie che vengono fatte lì e se le ha un po' portate dietro da un punto di vista energetico. In Messico? Allora, in Messico io credo che lui possa aver avuto anche forse delle curiosità anche per alcuni tipi di, non so, ritualistiche. Mhm. Mm? Mm. Uh, Qualcuna delle sue mm. interferenze viene da lì? Allora, però secondo me le ha superate quelle, perché era energeticamente un po' più trasformativo, ecco. Quelle vedo che le ha superate un po' da sole, da solo. Più pesanti ho visto questo della Svizzera. Va bene. Davide ha un osso dietro la nuca dalla nascita che lo accompagna, un po' un segno distintivo. Dopo un po' di anni ha scoperto essere esattamente il punto in cui nel film Matrix Neo viene attaccato, diciamo, alla Matrix, quindi gli viene inserito questo plug, questo jack, diciamo, a forma di grosso ago. Causa esoterica, la medica non ha nessuna spiegazione, non c'è neanche un nome a questo osso. Causa esoterica di questa protuberanza ossea alla nuca. E quella è la bocca di Dio, viene chiamata anche così. Questa zona credo che più o meno corrisponda al cervelletto.
Ed è questa zona da un punto di vista fisiologico che può essere molto importante in quanto poi ha accesso con la ghiandola pineale. È come se lui avesse un punto di attenzione su quello. Lui ha grandissime potenzialità per quanto riguarda questa, come si può dire, iperconnessione. Quindi la possibilità proprio di andare a interagire con altri livelli oltre a questo materiale. Ed è come, non so come dirti, come sottolinearlo, è una sorta di sottolineatura nel suo caso, di questa sua predisposizione. Ok, io Monica, da quando hai parlato del caprone, voglio parlare col caprone. Chiamalo, abbiamo in mano un po' di erbetta fresca di montagna, così il caprone arriva. Viene Satana al posto del caprone, Mhm. perché dice che tanto è uno dei suoi aspetti. Mhm. Viene Sei su un coperta? trono, Sei tutto coperta? rosso, Mhm. molto rosso, simile ad alcuni elementi che stanno nella cucina, alla felpa di Davide, simile al rosso così. Mhm. Cosa ci fa con Davide? Perché Davide l'ha chiamato? L'ha voluto? È bello giocare con uomini così potenti e che non capiscono di esserlo. Ne ricavo un sacco di divertimento e di energia. Mm. Davide l'ha ingaggiato per fare un'esperienza. Come è stato pagato il caprone? Davide proprio l'ha quasi delegato, viene fuori questa cosa, perché mi fa vedere da un punto di vista eterico ehm, Satana che sventola questa delega. Io ho la delega di Davide a fare tutto questo. Vediamola la delega. È come se ci fosse proprio l'impronta digitale di Davide dell'indice, l'indice destro di Davide, che ha siglato questa specie di delega contratto. C'è una pagina sola? Sì, 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 un foglietto. Te lo sventola? Sì, sì, Carta sì, canta? sì, sì, sì. Vedi che sono in regola, eh? Ok. Quando è stato stipulato? Prima di scendere? Mm. Allora, io penso però, questo sai che me lo dà anche prima degli anni 2000? Prima che arrivasse 1999, può essere una cosa del genere. In corrispondenza di quale evento? Boh, non lo so, continua a farmi vedere un tram, non lo so, non capisco. Questo ci dovrebbe aiutare un po' lui, perché vedo un tram, non so che cosa significhi. Va bene, come pensa Satana che andrà a finire questa storia? Il caprone. Che è molto contento della compagna che Davide ha scelto perché gli permette di affermare maggiormente questo contratto delega. Cosa dice questo contratto delega? Sei mio di giorno e di notte, dispongo dei tuoi successi, dei quali ti arriva il 5% e a me il 95%. Dispongo della tua vista, dispongo della tua energia sessuale. Come se in un certo senso, no, anche il piacere che può ricavare Davide da certe esperienze sessuali sia ridotto
specialmente da quando sta con questa compagna, che per Satana è l'ideale proprio, e gran parte del piacere va a Satana. A proposito del tram, quando stava per prendere un tram o un bus, in quel periodo lì è stato investito da una macchina. Ah, ecco. Ci sono un sacco di investimenti di auto in questa storia. Questo tra l'altro non ce l'aveva detto, Mm. no? Lui o il suo cane? Dicevi, Monica? No, che vedo, non so, quando l'hai detto, Satana si è messa a ridere. Eh. Proprio come se, ecco, proprio il godimento quasi misto tra il divertimento e la sensualità, quasi il piacere proprio sessuale. Wow, Anche, così. Mm. sì. Lui non si è fatto niente però dopo l'investimento. Senti, Satana cosa ti vuole dire, Monica? È veramente eccitante stare con Davide. No, ma per te, cosa ti vuole dire Ah, se? per Mhm, me? mhm. Se vuoi dirlo, se si può dire, eh? Non posso dirlo. Ok. E a me, se si può dire, cosa vuole dire? Mm. Ora io non lo vedo tanto vicino a te, di più nel passato. Mhm. Attualmente non so perché gli interessi poco. Mi ha perso? È come se si sentisse talmente tanto ignorato e snobbato, che ha fatto anche lui lo stesso gioco. Allora non mi interessi neanche tu. Mm. Ma io lo voglio abbracciare. Lo vuole un abbraccio? Io dal mio trono non mi alzo. Vengo io ad abbracciarlo. Prova a creare una sorta di schermo intorno a sé per evitare il tuo abbraccio, no? Affinché tu ti infrangi contro questa specie di campana di Mhm. non so che sostanza. Ma la campana non c'è già più. Io non voglio che ci sia la campana. Non c'è più. Io sono qui per Davide, non sono qui per te. Ah, ora, eh? Paura, caprone. L'importante è che io possa ricrearmi per Davide, tu momentaneamente puoi sbriciolarmi. Anche Davide vuole dargli un abbraccio, ma forse non è ancora il momento. Mm. Bene. Incubi con denti rotti, causa esoterica. Allora, avevo visto proprio anche l'impianto ai denti, ed è proprio fargli sentire il massimo della fragilità e dell'impresentabilità, ecco, dell'impotenza anche, no? Questi denti che cosa fai con i denti rotti? Non puoi sorridere, non puoi masticare, fai fatica anche quasi a parlare, no? Con i denti rotti. Gli generano proprio questo senso qua, ecco, sì, mm, di non sentirsi un buon a nulla. Stanchezza al risveglio. In questo momento lui appunto, come abbiamo visto, ha una serie di entità, insomma, abbastanza opprimenti, soffocanti, però altrettanto anche la sua compagna. Ed è come se festeggiassero. Di notte proprio li vedo tutti quanti danzare etericamente sopra i loro petti, Ma chi? queste entità. Entità. Sì, come se creassero delle feste molto rumorose, no? Che si mettono a ballare pestando i piedi sul loro petto, sulla loro testa. Quindi è come se di fatto loro sentissero etericamente eh, quasi un rave party, per dire, no? Un rave party delle entità tutta la notte. Sfinito mentalmente di mattina, Mm, stesso motivo. certo. Sì, 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 perché è come se loro ascoltassero musica molto alta, ballassero, ehm,
urlano, sai, strepitano, come gli sballati che si divertono a un rave party, no? E quindi loro hanno questo senso anche proprio di stanchezza, si sentono frastornati, anche un po' confusi, sia lui che la compagna al risveglio. Arrivo di un orgone, notti migliorate. Vedo che è come se avesse fatto in un certo senso da spugna, si è comportato come una spugna, no? Proprio assorbendo, ecco, una certa parte di questo frastuono, di queste energie molto basse. Una parte però. Eliminazione degli specchi dalla camera dopo la sessione nostra, situazione migliorata. Eh beh, sì, sì, perché mi fa proprio vedere come in questi loro rave party utilizzavano l'energia di lui e della compagna, quasi come se fossero, non so, delle palle da lanciare contro lo specchio. Mm? Quindi avveniva proprio una fortissima dispersione della loro energia personale. Ma ne entrava nello specchio questa energia o rimbalzava, andava in... Mi fa vedere che in parte rimbalza e in parte viene assorbita da questa sorta di portale per entrare nella dimensione delle entità. Perché in parte le entità, come dirti, no? Cioè, in parte le entità hanno una loro dimensione che non è esattamente la nostra, hanno una parziale manifestazione nella nostra dimensione. L'energia, nel momento in cui in parte riusciva a essere portata via dallo specchio, andava nella loro dimensione di appartenenza, ecco. Sembra che nella camera ci sia un sacco da box. Lui ha messo la prima notte lo specchio dietro il sacco da box e il sacco da box di notte si è mosso. Certo. C'è veramente un gran fermento di notte, sì. Sia di lui che di lei. Sì. Ok. Davide si chiede se ci sono dei lavori. Lui parla di fattucchiere. Allora, diciamo che l'ex marito di lei è un uomo, non so come dirti, anche molto freddo, calcolatore, Mm. che è uno, non so come dirti, in grado personalmente di fare dei patti con chi gli serve all'occorrenza. Sia dei patti con chi gli serve all'occorrenza sul piano materico, reale, quindi con delle persone fisiche, sia dei patti con le proprie entità. A differenza, per esempio, di Davide, quest'uomo, non so come dirti, è molto più freddo e più scaltro. Quindi è come se riuscisse furbescamente a, non so come dire, a creare una sorta di rapporto di complicità con le proprie entità. Non ci sono dei lavori, quindi, da parte soprattutto della famiglia di quest'uomo. Il lavoro è proprio questo, nel fatto che questo uomo riesce a far lavorare, perlomeno in questa fase della vita, perché non escludo che in futuro possa essere diverso, ma a lavorare proprio, non so come dirti, in combo, in combinazione proprio, no? In complicità con le proprie entità. E quindi che cosa succede? Che è come se le azioni che lui intraprende, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista esoterico, siano veramente molto forti, molto potenti e che quindi abbiano dei risultati pratici, concreti, come il fatto che la compagna di fatto ha perso in tribunale, ma anche una corrispondenza energetica e quindi riesce proprio a sfinire, a svuotare la compagna delle proprie energie. In questa fase della sua vita lui è proprio, come dire, pappa e ciccia con le proprie entità. Poi ovviamente in seguito le entità gli chiederanno un conto che probabilmente lui neanche immagina. Io penso che si ammalerà di qualcosa, però
Al momento è così la situazione. 2 anni fa investono il cane, il giovane cane. Secondo lui il cane si prende qualcosa diretto invece a lui. Così? Più che altro non so perché con Davide di nuovo c'è Satana che ridacchia. Come se gli piacesse, non so, è un divertimento, capito? Ma è Si così? diverte molto. No, io non lo vedo che era una cosa diretta a lui e quindi, però sa di aver dato un grande dolore a Davide Mm? e sa di averlo colpito. Allora, sai che una delle sue entità mentali è proprio enfant terrible. Davide è molto legato a tutto ciò che è piccolo e indifeso. Quindi è legato per esempio alla figlia della compagna, era legata a questo cane cucciolo, è legato in generale a chi riceve delle ingiustizie, dei soprusi. E quindi Satana proprio si diverte a toccarlo, a colpirlo in tutto ciò che è tenero e fragile, no? Sono passati 2 anni, ma ha appena scritto che da quel giorno lui ha iniziato a seguirci assiduamente. Mm, benissimo. Bene, 2 domande, anzi 2 considerazioni. La prenotazione di Davide è avvenuta di fatto perché ci siamo sentiti per un pretesto e di fatto è come se io gli avessi detto svegliati. Certo. Qual è la causa esoterica di 2 anni di attesa prima di fare la sua sessione? Perché forse questa è la domanda numero uno di tutta questa sessione. E che non riguarda solo Davide, riguarda la gran parte delle persone che ci seguono. Il 95% delle persone che ci seguono aspettano il dramma, aspettano cosa? Lui ha proprio questa esplicita entità mentale block notice che si riferisce al suo blocco, eh? Mm? Io mi blocco, io sono bloccato dagli altri, per cui in lui più che mai il blocco e quindi il fare la sessione è in vigore, ecco. Eh, diciamo che l'autosabotaggio e quindi il frenarsi fa parte dell'esperienza umana. Mm? È una delle esperienze che quasi tutti noi dobbiamo fare per comprendere che siamo creature divine. È uno dei Perché? passaggi proprio del gioco. Perché 2 anni? Allora, perché vedi, paradossalmente proprio anche la relazione, no, con questa sua nuova compagna che gli ha creato molte difficoltà, però allo stesso tempo anche molti stimoli. In verità io ti dico che se tu non fossi intervenuto forse diventavano più di 2 anni. Mm? Mm. Esattamente l'Halloween di 2 anni fa, mi scrive adesso. E infatti, vedi, lui è proprio legato purtroppo a queste entità oscure, no? Mm. Che amano particolarmente Halloween, che è proprio un dare tantissima energia a questi spiriti malevoli, malvagi, che Seconda, appartengono al secondo universo. seconda considerazione, Satana, caprone, brutto cattivo, io che non sono più coinvolto da Satana e invece Davide sì. Ma Davide ha semplicemente, cioè Davide lì dove lui piange, gli mettono sotto il cane, Satana ride. Quindi Sì. ok, Satana è il mezzo di Davide, di proprietà copyright di Davide, voluto da Davide, pagato da Davide, scelto da Davide, voluto e sottoscritto da Davide. Davide gli ha dato la delega e gli ha fatto anche una bella pacca sulla spalla, sulla schiena, per vivere delle esperienze che gli danno delle informazioni e delle emozioni che si riflettono su Satana all'opposto. Quindi dove lui piange, quello là ride. Mm, mm, mm. Bene, perché ha voluto Satana Davide? Allora, lui ha proprio questa cosa un po' Robin Hood, sai, di sentirsi giusto
nel momento in cui si schiera dalla parte dei più deboli, e per schierarsi meglio dalla parte dei più deboli deve essere lui in prima persona ad essere debole, sofferente, sventurato, ghettizzato, eccetera, eccetera. Tieni presente che lui, oltre ad avere Satana del secondo universo, ha anche questo granchio, che serve proprio un po' a pizzicarlo, a bloccarlo. Quindi un doppio secondo universo in un certo senso. Quindi lui ha proprio bisogno di questo, di crearsi tutti questi blocchi e sofferenze, perché è come se gli aumentassero l'empatia verso Difendere più chi non deboli. riesce a difendersi, mi scrive, ed è sempre stato così. Esatto. Lui Sì, sì. riesce a difendersi. Lui sta badando al suo gioco, alla sua evoluzione. La compagna è la fiamma? È un'anima gemella? Allora, per me non è la fiamma, ok? È un'anima gemella? Cioè, per assurdo, è più fiamma la figlia di questa compagna rispetto a lui. La figlia, per esempio, io la vedo più evoluta rispetto alla madre, perciò che c'è proprio più affinità tra Davide e la figlia rispetto che Davide e la compagna. Vite precedenti? Con la bimba? Sì, scusa, sì. Non l'ho specificato. Allora, mi porta molto al nord, paesi scandinavi tipo, due ragazzine, amiche tipo, scuola Diciamo che insieme. l'affinità non sono tanto le vite quanto piuttosto la consapevolezza. Sì, secondo me sì. Ma qual è la causa esoterica di questo incontro, quindi? Tra lui, l'altra e la bambina. Allora, la compagna in questo momento mi viene il contrario, cioè, no, che poi per carità sono tutti d'accordo, però nel senso che la compagna può beneficiare molto dell'incontro con Davide per sbloccarsi dal suo pantano. E Davide attraverso, io vedo che questa bambina è un grandissimo serbatoio energetico. Così come in un certo senso la sua compagna attinge da Davide, Davide attinge da questa bambina, per riuscire a ripristinare ciascuno se stesso nella propria divinità, mh? Nella propria creatività. Perché io questa bambina la vedo proprio molto brillante, luminosa, molto cioè che riesce a portare luce. Vabbè. E infine la famiglia d'origine di Davide. Causa esoterica dell'essersi imposto per difendere la madre e di aver trasformato una famiglia dove circolava forse un apparente idillio in una famiglia funestata da lotte, malelingue e tutti contro di lui. Sì, questo enfant terrible non è, cioè, non si sopporta perché tende a voler ripristinare un ordine che è suo e non stare all'ordine che è stato prestabilito. L'ordine prestabilito era la madre insieme al padre che in qualche modo doveva subire e basta, comunque c'era per loro un'organizzazione che andava bene, un apparente equilibrio che andava bene. Ed è lui che invece ha scombinato questo equilibrio che stava bene a tutti. È arrivato l'enfant terrible a rovinare tutto quanto, come il suo solito, tra l'altro. Chi lo dice? Come il suo È il solito. guastafeste. Una sorella? La madre? Cioè, sì, Padre? è come se le sorelle anche avessero cercato di dargli l'impulso, quando lui era più piccolo, di essere un pochino più conforme,
ok, alla società, di chiudere un occhio, cose così, no? Ma Davide ovviamente non ci sta. E questa loro dà molto rabbia, perché loro proprio naturalmente sono propense all'essere inserite, no? In questo ordine sociale, istituzionale, familiare. Vedi che c'è una delle due sorelle che si guarda intorno così, perché non è che vuole affrontare direttamente le cose. Mm. C'è chi per natura è un po' più schiavo di altri, no? Davide non è schiavo, anche se apparentemente sembrerebbe il contrario attraverso Satana. Mm? Però nel suo profondo Davide non è schiavo delle cose come stanno. Va bene. Monica, la situazione è molto complicata, lunga da analizzare, l'abbiamo analizzata completamente, tranne il disincarnato che chiamiamo adesso. Apriamo il portale aureo, zio materno, finito Sì, male con la pandeminchia, finito in ospedale, è morto lì. rappresenta una delle tante ingiustizie mal digerite da Davide. Davide che crede fermamente in una serie di valori, di verità, di difesa anche dei deboli. Ed è vero che quest'uomo non è stato per nulla difeso da questo ospedale. Tra l'altro, appunto, Davide ha un pessimo rapporto con gli ospedali, così quindi. È come se questo zio, veramente nella sua semplicità, mi viene un uomo molto bonario anche, eh, cioè fosse molto riconoscente, no? Questo nipote che è così coraggioso, così anche un po' sfrontato. Ecco. Cosa vuole dire lo zio a Davide? Fai bene a non affidarti ai medici, fai bene a non affidarti a chi sembra che si voglia occupare di noi. Bene, Siamo noi che affidiamo, ci occupiamo di noi stessi. affidiamo lo zio a una Vic. Gliela offriamo, lui può prenderla, non prenderla, metterla sotto il braccio, mettersela nel petto, in bocca, in testa, buttarla via, può fare quello che vuole. Noi offriamo. Mm. Sì, però devo dire che nella sua semplicità, perché lo vedo, non so, psicologicamente semplice, ok? Molto pulito, aveva già compreso questo fatto dell'autonomia, mm, di riuscire a, in un certo senso, essere medici di se stessi, di ascoltarsi profondamente per capire, qual è la vera cura di cui abbiamo bisogno. Cioè lo vedo proprio quasi anche come un amico, ecco, per Davide. La assume. Sì, 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 certo. E adesso cosa diceva a Davide? Sei un tesoro di ragazzo. E che fa? È come se mi dicesse che lui e la mamma sono troppo buoni, sono stati troppo, cioè lui è stato troppo buono, e, che hanno chinato la testa, diciamo, ecco. Vedo che è come se andasse davanti a lui, io non so se Davide lo sente, perché vedo che gli sta appoggiando entrambe le mani sulle spalle, come se lo zio si trovasse di fronte a lui. Mm? Mi dà quasi l'impressione che lo zio è seduto sul tavolo, e gli appoggia le mani sopra le spalle a Davide, proprio come se lo guardasse, no? Da uomo a uomo. Gli dà un bacio in fronte, Lo sta si piangendo adesso e appoggia. lo sta eh. sentendo. Adesso vedo che appoggia la propria guancia alla fronte di Davide. Bene. Questa storia però è bella, ma è l'ennesimo caso in cui Davide si occupa degli altri, dei deboli e non di se stesso. Gliela facciamo vivere, lo zio però adesso lo saluta con un'immagine, una battuta, una frase, una parola.
Gli dà tipo un mappamondo. Penso che Davide dovrà ancora viaggiare, suppongo. Mhm. Mm. E lo salutiamo nel portale aureo. Lo lasciamo andare nel portale aureo. Ciao bello, gli dice. Bene, siamo alla resa dei conti. Cosa fa Davide da solo? Come se si fosse tolto una specie di, diciamo, corazza, no? Come se fosse stato un abito molto pesante, pesante come una corazza di ferro. E mentre lascia giù questa corazza di ferro, vedo che sta andando verso il cluster. Bene, ci vada con il caprone. Se lo deve portare dietro, come si portano le capre, con una corda al collo, oppure se lo mette sul collo e con le zampe a coppie a destra e a sinistra in avanti, semplicemente lo comanda col dito e lo sguardo e gli dice di andare, di correre, di anticiparlo. Se lo porta come vuole, deve andare col caprone o non ci andiamo al cluster. Sì, sì, si è messo un bastone di legno sulla spalla e il caprone è legato con le quattro zampe a questo bastone di legno. E se lo porta così, quindi. Come la preda il leone della savana, dei Esattamente. cacciatori. Mm. Ma chi è che lo porta all'altro capo del legno? Porta lui. Mm, sì, sì, tutto lui, Ah, cioè lo tutto prende in Davide. mezzo, Sì, al esatto. centro. Sì. E il caprone ride? No, No, poverino. perché è come se in questo momento fosse lui il bloccato, no? Siamo al cluster, che succede? Il cluster, io vedo solamente un libro, un volume molto molto spesso, Già ma uno. uno solo. Mhm. Viene tipo bingo per gli altri, una di queste pagine vedo che bingo per gli altri. La nave affonda. Si stufa Davide di queste frasi, quasi un po' annoiato. Tutto va male, la nave Mm, affonda, mm, malattie, mm. presunte compagne non esattamente ideali, nonostante lui avesse avuto tante compagne nella vita e questa era quella su cui voleva puntare maggiormente come sviluppo, sviluppo spirituale. Non è detto che non sia così, eh? Sì, sì, io penso che sia così. Il punto è che lei deve fare un lavoro un po' più intenso come protagonista. Mm. Bene, c'è il caprone legato nel bastone. C'è il libro che si fa. Davide è intenzionato a buttare entrambi dentro il portale definitivo. Ok, si vuole divertire? Posso suggerire dove c'è della carta, c'è un libro, c'è della carta, dove c'è della carta c'è del fuoco, dove c'è un animale legato, lo si mette sullo spiedo e lo si cuoce. Perché no? È lui che decide. È un Sì. suggerimento. Sì, vuole fare un falò. Mm. Sì, sì. Quel fuoco dell'inferno adesso lui lo utilizza a proprio vantaggio. Bene, Mm, finale splatter. mm. Quando tutto è bruciato, il caprone, la copertina, le pagine del libro, ci mettiamo a pulire la cenere? No, un bel portale definitivo e via tutto. Sì. Potevamo farlo subito? Sì. Ci siamo più divertiti così? Sì. Noi siamo qui per divertirci. Fare quello che ci pare, anche iniziare dando deleghe di qua e di là e finendo dopo aver capito che delle deleghe non ci serve più nulla. Mm. Qui cosa crea Davide?
Lui che lavora in mare, cosa crea? È proprio un ad eternum adesso, come dirti, liberatorio. Vedo che si è proprio sfregato gli occhi, come se vedesse per la prima volta con questa chiarezza, in maniera molto limpida, e dallo sfregarsi gli occhi ha creato l'ad eternum. È azzurro luccicante. Avatar. Tipo una specie di, come si dice, il capitano della nave. Beh, lo teniamo, nave, mare, bello. Mm. Questo almeno lo teniamo. Ci vuole una certa responsabilità a cambiare tutto. È sicuro di voler cambiare tutto. Ma lo dico seriamente, non sono ironico. Vedo Davide che proprio che si rimbocca le maniche ed è pronto a farlo. E cioè consapevole che questo comporterà vari scossoni, lo vuole fare. Mm-mm. E lo fa e lo butta nel portale definitivo. A mare ti ci butto io, anzi ti butto nel portale definitivo. Mm. E qui cosa mette? Allora, lo vedo un po' sfinito, perché mi si è seduto a terra, mm, ehm, e sfrega le mani per creare l'ad eternum. Ecco, questa volta è intorno al giallo, sembra un grande sole. Molto bene. Entità eteriche e mentali ci sono ancora? No, Impianti? no, no, no. Progetto Mamma guarda come mi diverto? Allora, è rimasto trasformato. Mm. E laddove, dopo questa sessione, ha preso consapevolezza, dell'esistenza come gioco. È davvero intenzionato a divertirsi senza subire il gioco. Quindi è cambiata la frase, cioè è rimasta uguale la frase, ma è cambiato il senso. Sì. Frequenza, vibrazione, Circa 300, consapevolezza, 190. anima. Adesso intorno ai 70. Era molto bassa prima, e Mm, adesso è molto alta. mm, Tanto alta, 70, eh? Anche mm. troppo. Vite, 1812. la vita con la bambina è rimasta? Sì, penso ce ne fossero anche un'altra. Sì, sì. Cervello, Circa 9. suscettibilità ipnotica. Con 40 si può andare in ipnosi e fare il viaggio da soli. 58. Bene. Messaggio di Davide alla compagna. Ti supporto se tu ti supporti. Ci vogliamo bene. Forse possiamo amarci davvero. Alla bambina. Si danno il 5. Alla madre. Dai, mamma, che sei forte anche tu. A chi vuole lui se c'è.
Non lo so perché, cioè, io ho capito che lui ha solo due sorelle, no? Mi viene come un fratello, che non so in che senso, no? Mhm. Qualche persona che lui possa considerare alla stregua di un fratello, ecco. E che gli dice? Mm, per sempre. A se stesso. È come se si mettesse le mani sugli occhi e piange, 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 piange dalla gioia, dalla leggerezza, dal senso di liberazione e la gioia di aver ritrovato se stesso sotto questo cumulo di blocchi, di interferenze. Come lo vedi? In estrema espansione. Molto bene. Abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutto.